Bentornati amici dell'Uncinetto e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'Uncinetto da realizzare insieme. Per il tutorial di oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa. L'ho realizzata con del cordino e con il bellissimo filato fur. Manico, vedete, fatto con il fur, e una semplice pattina. Partiamo dal fondo, come potete vedere, quindi è abbastanza semplice la realizzazione, e il bellissimo punto è con nocciolina lavorato in tondo, quindi tutta la borsa, vedete, compreso parte del manico, viene lavorata appunto eco nocciolina. Inoltre la comodità, vedete, possiamo metterla tranquillamente in spalla, è molto leggera, quindi il fatto che sia leggera, e inoltre è abbastanza capiente, quindi è una borsa non molto piccola ma abbastanza grande. Sullo schermo vi metto le misure della borsa. Su gomitoli.com potete acquistare il kit per realizzare la borsa in promo al 30% di sconto. La promozione è a tempo da oggi 28 novembre al 1 dicembre. Il codice sconto è Sephora 30 e il kit comprende una rocca di cordino opaco da 500 grammi, una rocca di Indafur da 250 grammi, un manico fur e un bottone magnetico da cucire. Nel box informazione di questo tutorial e nel primo commento del video trovate il link per acquistare. Iniziamo il nostro tutorial con 8 catenelle che in centimetri sono 6 centimetri. Uncinetto numero 4, io vedete giro la lavorazione, entro nella, qui ho la catenella per girare, entro nella catenella subito dopo, quindi sul retro, nella solina, e lavoro una prima maglia bassa, lavoro la seconda, lavoro la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima, che è l'ultima maglia bassa della riga. In questa maniera qui aggiustiamo il lavoro nelle mani. Adesso guardate, io già prendo il filino, quindi la codina, me la porto sul davanti così della lavorazione, una catenella, giro il mio lavoro e adesso man mano che vado a lavorare questa codina la nascondo, quindi entro nella prima maglia, carico il filo e lavoro una maglia bassa, entro nella seconda e lavoro una maglia bassa, e man mano che lavoro, vedete, la codina si nasconde all'interno della lavorazione e proseguo così, ovviamente completando le mie 7 maglie basse, quindi una maglia bassa sempre in ogni punto. Ed ecco qui che man mano, vedete, il lavoro si stende bene. Adesso i centimetri saranno di 5 centimetri, quindi la lavorazione si stringe leggermente. Una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo una maglia bassa in ogni punto, completando sempre le nostre 7 maglie basse per ogni riga. E vado a proseguire in questa maniera qui fino a raggiungere le righe che mi occorrono per la base della mia borsa. Quindi andate a proseguire una catenella, 7 maglie basse, una catenella, e così proseguiamo per tutta la lunghezza. Ho proseguito per un totale di 34 righe che in centimetri sono circa 24 centimetri. A questo punto io devo andare a fare un giro di maglia bassa tutta intorno, quindi guardate, io mi trovo in questo punto, entro all'interno dello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. Ora, per i principianti consiglio sempre di mettere un marcapunti su questo punto in modo da ricordarvi dove avete iniziato. Ed ora in ogni riga, vedete, corrispondente che abbiamo lavorato, entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Questa è una riga, questa è un'altra riga, questa è ancora un'altra riga. Abbiamo lavorato, vedete, in questa riga, entriamo in quella dopo e lavoriamo un altro punto.
Questo cordino, essendo un cordino un pochino più spesso, ci permette di vedere meglio, vedete, le righe, quindi le righe le individuiamo proprio bene bene. Se avete qualche difficoltà basta, vedete, allargare un pochino la lavorazione e subito le individuate. Allora, se ci fate caso, io qui non entro all'interno proprio del foro, guardate, ma entro all'interno della maglia, questo per non creare un foro troppo grande, ok? Quindi dove vedete c'è l'ultima maglia in questa maniera qui, io entro, vedete, prendendo le due asoline così, in modo da non creare un foro troppo grande qui nei lati. E quindi andiamo a proseguire in questa maniera, completiamo tutta la riga fino al primo angolo. Quando arrivo, guardate, ho lavorato l'ultima maglia nell'ultima riga corrispondente, adesso devo lavorare, vedete, sulla parte dove ho lavorato le catenelle, quindi entro all'interno, lavoro la prima maglia bassa, entro di nuovo e lavoro la seconda maglia bassa, creando, vedete, il nostro angolo. Adesso entriamo in ogni punto e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto fino ovviamente all'altro angolo. Arrivati nell'ultima maglia bassa, quindi entro e anche qui lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. E ora in ogni riga, vedete, corrispondente lavoriamo sempre una maglia bassa, quindi lavoro un'altra maglia bassa nella riga, un'altra nella prossima riga e così via in ogni riga. Quando arriviamo, vedete, in quest'angolo, anche qui sulla prima maglia bassa lavoriamo 2 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. A questo punto, guardate, arrivo alla maglia bassa precedente, vedete, al marcapunti. A questo punto della nostra lavorazione vi dico il fondo quanto misura. Misura circa 26 cm per una larghezza di 7 cm. Quindi tolgo il marcapunti, entro solo in questo punto e chiudo a maglia bassissima, una catenella, entro, guardate, nel punto in coste in questa maniera e lavoro una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Ora in ogni punto, vedete, prendo sempre solo l'asolina esterna. Quindi questa riga servirà proprio a creare praticamente una piega che ci permetterà poi di andare a salire la borsa, vedete, e avremo questo distacco, vedete questa treccina che distinguerà il fondo della borsa al resto ovviamente del pannello della borsa che salirà. E quindi adesso una maglia bassa in ogni punto senza realizzare nessun aumento, quindi io in ogni punto, anche quando arriverò, vedete, negli angoli, lavorerò sempre una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare ovviamente al marcapunti. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, non vi confondete con la catenella, vedete, questo è il punto di chiusura della catenella, poi abbiamo rilavorato la maglia bassa, quindi qui noi non dobbiamo entrare, altrimenti lavoriamo un aumento, ok? Quindi non vi confondete, vedete, contate magari 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vedete le maglie basse che dobbiamo avere qui sulla riga e quindi vi rendete conto che qui non dovete entrare, ok? Quindi non vi confondete. Ora qui abbiamo il marcapunti, togliamo il marcapunti, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassissima. Io a questo punto ho maglie dispari e sono 83 maglie basse. Adesso guardate, per la lavorazione io dovrò sempre girare il mio lavoro, quindi qui vedete la maglia bassissima che ho lavorato, una catenella, giro il mio lavoro, ok, e qui in questo punto lavoro una maglia bassissima e qui vado a mettere un marcapunti. Vi raccomando, mettete sempre i marcapunti. Ora qui ho messo il marcapunti, vedete dove ho lavorato, e in quest'altro punto andiamo a mettere un altro marcapunti, così sapete che questi due punti sono quelli da lavorare. All'inizio questo, alla fine lavoreremo questo. Quindi ho lavorato la maglia bassissima, adesso filo sull'uncinetto, entro, prendo 2 asole e lavoro una maglia mezza alta. Nel prossimo una maglia bassissima
in quello dopo una maglia mezza alta, maglia bassissima, filo sull'uncinetto, maglia mezza alta, maglia bassissima, in quello dopo maglia mezza alta, e dobbiamo proseguire alternando una maglia bassissima e una maglia mezza alta per tutta la riga, maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta e maglia bassissima, e lavoriamo in questa maniera per tutto il perimetro della borsa fino al marcapunti. Arrivo, guardate, dove ho messo il marcapunti dell'ultimo punto da lavorare. Qui ho la maglia bassissima, qui ovviamente la maglia mezza alta, e qui rimettiamo il marcapunti. Adesso metto un marcapunti che tiene meglio, eccolo qua, e qui dove ho, vedete, questo marcapunti, semplicemente entro all'interno, lavoro una maglia bassissima, una catenella e giro di nuovo il lavoro. Ora ovviamente prima di girare il lavoro andiamo a mettere su questa maglia, perché vedete, vi voglio far vedere bene, questa è la maglia bassa che abbiamo lavorato, mettiamo il marcapunti, ovviamente lo mettiamo dopo, però vi devo far capire bene il punto di inizio e di fine, altrimenti vi confondete, perché questa lavorazione si gira in continuazione. Una catenella, giro il lavoro, e quindi a questo punto vedete noi abbiamo il punto adesso capovolto. Quindi che cosa significa? Significa che questo sarà l'ultima maglia da lavorare. Ovviamente qui tolgo il marcapunti e lo rimetto, vedete, sulla maglia, questa qui, che adesso andiamo a lavorare. Quindi io adesso dovrò lavorare delle maglie basse in costa, quindi lavoro la prima in costa, quindi entro, vedete, prendo la solina esterna, lavoro la maglia e rimetto poi il marcapunti in questa maniera qui, ok? E ora in ogni maglia lavoro una maglia bassa, quindi in ogni punto andiamo a lavorare una maglia bassa in questa maniera qui, ecco qui, e così abbiamo la lavorazione del nostro punto con nocciolina. Lavoriamo una maglia bassa in costa in ogni punto fino ad arrivare, vedete, nell'ultimo punto dove ho questo marcapunti. Adesso arrivo, guardate, nell'ultimo punto dove ho il marcapunti, quindi questo è l'ultimo punto da lavorare a maglia bassissima, a maglia bassa, scusate, in coste. Adesso qui ho il marcapunti, semplicemente entro e lavoro qui una maglia bassissima, ok? Quindi questa è la lavorazione, ovviamente, dove andrò a girare la lavorazione. Quindi che cosa significa? Che questo poi sarà il punto dall'altro lato, vedete, quindi il punto subito dopo questo, prima di girare mettiamo il marcapunti, quindi una catenella, giro il lavoro, entro subito, guardate, nello stesso punto e lavoro una maglia bassissima e rimettiamo il marcapunti. Quindi facendo così noi abbiamo sempre il primo punto di lavorazione marcato e l'ultimo punto. Girando il lavoro ovviamente la situazione ovviamente cambia. Maglia bassissima, filo sull'uncinetto, prendo entrambe le asole e maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta, e andiamo a proseguire così fino ad arrivare al marcapunti, vedete, dell'ultimo punto di questa riga. Arriviamo di nuovo nell'ultimo punto, che per sequenza lavoreremo la maglia mezza alta, quindi nell'ultimo punto qui lavoreremo sempre la maglia mezza alta. Se vedete che una volta lavorate la mezza alta e poi la maglia bassissima, vuol dire che state sbagliando qualcosa. Quindi questo è l'ultimo punto, abbiamo tolto il marcapunti. Adesso guardate, sul primo punto, diciamo, dell'altra riga, dove noi inizieremo ovviamente la nuova lavorazione, la nuova riga di lavorazione, lavoriamo la maglia bassissima, ok? Ora subito dopo questo punto mettiamo il marcapunti, perché questo sarà ovviamente la lavorazione dopo di ritorno. Quindi una catenella, vedete, io giro il lavoro e qui avrò ovviamente l'ultima maglia poi da lavorare, ok? Quindi qui vedete ho la prima maglia da lavorare dove ho girato con la catenella
entro nel primo punto, quindi nello stesso punto dove ho girato, e lavoro la prima maglia bassa in coste, e qui vado a mettere il marcapunti. Poi entro nella seconda in coste, nella terza in coste a maglia bassa, e così via per tutta la riga, fino ad arrivare ovviamente, vedete, nell'ultimo punto di lavorazione. Arriviamo di nuovo nell'ultimo punto, tolgo il marcapunti, ovviamente lavoro l'ultima maglia in coste per questa riga, e qui entro e lavoro la maglia bassissima in questa maniera qui. E noi a questo punto, prima di girare il nostro lavoro, andiamo a mettere un marcapunti sul punto dopo, che sarà l'ultimo punto quando giriamo il lavoro. Ora, a questo punto, se riuscite a girare il lavoro in questa maniera, il che è molto difficile purtroppo, perché ovviamente tira un pochino il cordino, e riuscite ad entrare a lavorare la maglia bassissima in questa maniera qui, eviteremo di creare una grossa cicatrice. Ok, quindi io, fatto questo, vado a mettere sempre il mio marcapunti in questa maniera qui, e adesso devo lavorare la maglia mezza alta, la maglia bassissima e così via. Quindi qui lavoreremo sempre come prima maglia la maglia bassissima, filo sull'uncinetto, prendo le 2 asole e lavoro la mezza maglia alta, maglia bassissima, maglia mezza alta. Quindi la riga del punto è con nocciolina, quindi alternata di maglia bassissima e maglia mezza alta, la lavoreremo sempre all'interno, vedete, della borsa, perché la lavorazione poi si vedrà all'esterno, mentre la maglia bassa in costa la lavoreremo praticamente sul dritto della borsa. E quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui. Ora ovviamente voi dovete seguire questi consigli che vi ho dato, questi criteri, ovviamente per tutta l'altezza della borsa. Io adesso vado a proseguire, quindi fate molta attenzione a dove mettete i marcapunti, proprio come vi ho spiegato, per avere ovviamente un buon risultato, perché se vi confondete ovviamente pasticciate con questo tipo di lavorazione dove si gira in continuazione la riga. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Ho proseguito per un totale di 26 righe. In centimetri abbiamo un totale di 18 centimetri di altezza. Per l'ultimo punto noi praticamente arriviamo, vedete, nel punto precedente dove dobbiamo lavorare l'ultima maglia bassa in coste, quindi terminiamo le righe in coste, quindi con la maglia bassa in coste, e qui non facciamo altro che tagliare il filo, tiriamo la codina in questa maniera qui, e con un ago io tolgo questo marcapunti. Questo punto va saltato, e dentro, vedete, nel punto che ho qui, salto questo punto, entro in questo punto sul davanti, così vedete, rientro qui e ricreo ovviamente il punto che abbiamo saltato, e questo andiamo a nasconderlo sempre all'interno del nostro lavoro. Controlliamo che il punto è ben saldato. Fatto questo, tagliamo e con un accendino vado a saldare il cordino. Ed ecco qui. Adesso, prima di proseguire, dobbiamo andare a prendere delle misure importanti e mettere i marcapunti. Allora, la prima misura che andiamo a prendere è quella delle 7 maglie basse centrali. Se vi ricordate, noi abbiamo iniziato il fondo con 8 catenelle che saranno 7 maglie basse. Quindi noi che cosa facciamo? Semplicemente andiamo ad appoggiare, vedete, la borsa, quindi piegate la borsa bene bene in questa maniera qui, in modo da avere il punto centrale. Siccome sono dispari, qui dobbiamo avere per forza un punto centrale, quindi la maglia bassa. Io ne conto altri 3 da questo lato, metto il marcapunti,
conto altre 3 e metto il marcapunti. Quindi ho centrato, vedete, le 7 maglie basse nel lato, e farò la stessissima cosa ovviamente anche da questa parte. Quindi ho maglie dispari nei lati, ok? Perché per la lavorazione che adesso dobbiamo andare a continuare ci servono maglie dispari. Adesso io voglio lasciare giusto al centro circa 12 centimetri, quindi misuro più o meno quella che, quindi una volta che ho centrato misuro più o meno i miei centimetri, e sono 13,5 circa, quindi 12-13 centimetri, insomma più o meno questa è la larghezza, perché dopo voglio fare la chiusura, quindi voglio una larghezza non troppo stretta ma neanche troppo larga, quindi circa che va dai 12 ai 14 centimetri massimi. Che cosa ho fatto? Quindi subito dopo, vedete, il marcapunti ho contato 1 2 3 4 5 6 7 8 e sull'ottavo ho messo il marcapunti, e in centimetri ho circa 7 centimetri, perché se state lavorando con un altro filato vi occorre ovviamente avere i centimetri. Stessa cosa da questo lato, subito dopo, vedete il marcapunti, 1 2 3 4 5 6 7, sull'ottava metto il marcapunti. Stessissima cosa anche di qua, 1 2 3 4 5 6 7 8, metto il marcapunti, e di qua 1 2 3 4 5 6 7 8 e metto il marcapunti. Come potete vedere i marcapunti ovviamente, vedete, combaciano, perché ovviamente noi abbiamo chiuso ogni volta la riga e quindi i punti combaciano. Vi faccio anche vedere, guardate, dove abbiamo chiuso non c'è una cicatrice molto evidente, anche se io questa parte la metterò sul retro della borsa, quindi quando vado a mettere la fascetta per chiudere, questo sarà il mio davanti, e quindi vedete è estremamente pulito. Però è anche bello fare un dietro comunque pulito, una chiusura pulita, perché altrimenti la borsa, insomma, comunque è più bella, è più carina, è più, anche se il lavoro fatto a mano, diciamo che si vedano le chiusure, non è un errore, però se non si vedono sicuramente è più bella. Ora, fatto questo, non abbiamo più bisogno di questo tipo di marcapunti, quindi questi qua centrali non ne abbiamo bisogno più, li andiamo a togliere di qua e di qua, perché lavoreremo solo su queste parti in andata di giri, andata e ritorno, ok? Quindi questa parte centrale non verrà lavorata. Adesso io ho 23 maglie basse da un lato, quindi dal primo all'ultimo marcapunti, e 23 maglie basse da quest'altro lato. Ora noi iniziamo con la lavorazione del punto con nocciolina. Teniamo presente che quando lavoriamo ovviamente il punto nocciolina si vede dal lato praticamente opposto a dove noi lavoriamo, quindi significa che io devo iniziare la lavorazione, vedete, sul rovescio della borsa, quindi non sul davanti qui ma sul rovescio. Quindi io tolgo questo marcapunti, entro all'interno, carico il filo con una maglia bassissima, mi porto il filo all'interno, entro di nuovo, vedete, e lavoro una maglia bassissima così, e vado a mettere il marcapunti, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro una maglia mezza alta, nel prossimo maglia bassissima, maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta. In questa maniera, vedete, il punto con nocciolina verrà ovviamente sul lato esterno della borsa. Quindi noi andiamo a proseguire ripetendo sempre maglia bassissima, maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta, fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove ho il marcapunti, nel punto precedente faccio la maglia mezza alta, dove ho il marcapunti semplicemente lavoro la maglia bassissima. Quindi iniziamo con una maglia bassissima e terminiamo con una maglia bassissima. Adesso una catenella, giro il lavoro. Ora, su questa lavorazione io devo fare una diminuzione, quindi devo diminuire il primo punto. Semplicemente, guardate, non lavoro il primo punto, entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa. Su questa maglia bassa andate a mettere sempre un marcapunti per non confondervi con la catenella. E adesso in ogni punto entro prendendo solo la solina esterna e lavoro maglie basse, quindi lavorerò maglie basse in coste, quindi la lavorazione è identica
a quella della borsa e andiamo a proseguire lavorando l'intera riga. Arrivo, guardate, nel penultimo punto. Io anche qui devo fare sempre la diminuzione, quindi ho lavorato, vedete, la maglia mezza alta, salto un punto e in quello dove ho il mio marcapunti lavoro la maglia bassissima in questa maniera qui, e anche qui abbiamo ovviamente fatto la nostra diminuzione. A questo punto una catenella, giriamo il nostro lavoro e qui ovviamente dobbiamo iniziare la lavorazione di maglie basse in coste, e anche qui vedete saltiamo il primo punto, qui abbiamo la catenella, qui abbiamo il primo punto, nel secondo lavoriamo la prima maglia bassa in coste e qui mettiamo il marcapunti e proseguiamo lavorando una maglia bassa in ogni punto, e alla fine della riga ovviamente anche qui andremo a fare una diminuzione. Alla fine della riga abbiamo sempre gli ultimi due punti, salto un punto dove ho il marcapunti, entro e lavoro chiaramente l'ultima maglia bassa in coste, e adesso ho 17 maglie, vedete, sulla mia lavorazione. Ok, ora semplicemente una catenella, giro il mio lavoro e da capo salto, vedete il primo punto, entro in quello dopo, lavoro la maglia bassissima e anche qui metto il marcapunti, ed ora sempre alternando maglia mezza alta e maglia bassissima arriviamo all'altro marcapunti. Ultimo punto della riga, abbiamo il penultimo e l'ultimo, saltiamo sempre il penultimo e nell'ultimo qui ho la maglia mezza alta, nell'ultimo lavoro una maglia bassissima, una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare un'altra diminuzione. Quindi io, vedete, salto, qui ho la catenella, salto sempre la prima maglia e nella seconda vado a lavorare la maglia bassa in coste, metto il marcapunti e lavoro maglie basse in coste fino ad arrivare nel penultimo punto precedente al marcapunti. Arrivati nell'ultimo punto togliamo il nostro marcapunti e qui ovviamente lavoriamo la maglia bassissima, perché iniziamo sempre con la maglia bassissima e terminiamo con la maglia bassissima, quindi avremo sempre 13 maglie basse, una catenella e qui ovviamente lavoriamo solo maglie basse. Entriamo nel primo punto, qui ho la catenella, vedete, qui entro nel primo punto, lavoro la maglia bassa in coste, rimetto il marcapunti e in ogni punto, vedete, entro sempre in coste e lavoro una maglia bassa. Quindi adesso io vado a proseguire per un po' di righe e poi vi dico quante righe in totale, comprese queste qua che abbiamo lavorato da 13 maglie basse, ho realizzato. Alternate sempre una riga di punto e con nocciolina, alternando una maglia bassissima e una maglia mezza alta, e dalla riga dopo maglie basse in coste. Seguito per un totale di 13 righe da 13 maglie basse ed ho circa 9 centimetri di riga. Adesso guardate, io termino con la riga di maglie basse e ora taglio un po' di codina e sulla parte, vedete, contraria, quindi sulla parte del dritto giro, e qui sulla parte del rovescio dell'interno della borsa vado a cucire. Semplicemente guardate, qui ho già la codina, entro nel punto frontale e chiudo in questa maniera qui, vedete, semplice semplice, faccio dei punti uno verso l'altro. Arriviamo nell'ultimo punto, assicuratevi di chiudere bene ovviamente, e poi i fili, come sempre, le codine le andiamo sempre a saldare all'interno con l'accendino. Entro prima bene bene all'interno ed è così, siamo tranquilli. Taglio, questa è la parte interna
quindi ovviamente non si vedrà, e andiamo a saldare. Poi vado a capovolgere, vedete, semplicemente così, ed ecco che questa parte qui, ovviamente andate a stendere bene bene, è chiusa, vedete, in questa maniera qui. Poi ovviamente andremo a chiudere anche questa parte qui. Ora non ci resta che lavorare l'altra parte, quindi andate a mettere il video indietro e ricordatevi che iniziamo sempre dal rovescio, perché iniziamo con la riga di maglie di punto e con nocciolina. Quindi adesso andate a rimettere indietro e iniziamo da capo facendolo alla stessa maniera di quest'altra parte. Una volta vedete che abbiamo terminato entrambi i lati del manico, questo sarà il risultato. Adesso con il filo dobbiamo andare a lavorare il contorno. Io mi lego semplicemente, vedete, al centro da questo lato, sempre con lo stesso numero di uncinetto, lavoro una catenella e qui potete mettere un marcapunti giusto per ricordarvi dove avete iniziato. Adesso entro nel punto dopo e lavoro una maglia bassissima, quindi in ogni riga, vedete, corrispondente lavoriamo una maglia bassissima. Questa codina dopo la andiamo a nascondere. Qui ho una riga, qui ne ho un'altra, lavoro la maglia bassissima, qui ho un'altra riga, maglia bassissima, e così vedete in ogni riga corrispondente, e si formerà, vedete, questa treccina. Quindi andiamo a proseguire per tutte le righe fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, le maglie basse. Arrivate, guardate, dove abbiamo le maglie basse, entriamo all'interno di queste maglie basse prendendo solo la solina esterna e lavoriamo sempre maglie bassissime in questa maniera qui. Lavorate morbido, vi raccomando, non tirate troppo la lavorazione. E ovviamente andiamo a proseguire fino ad arrivare poi sull'altra parte del manico. Una volta che abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, semplicemente, vedete, entriamo in ogni riga, vedete, corrispondente e lavoriamo le maglie bassissime sempre in ogni riga. Quindi vedete, io allargo un po' la lavorazione se non riesco a vedere bene e devo proseguire in questa maniera qui. E praticamente noi faremo la stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi andiamo a girare e a lavorare così per tutto il bordo fino ad arrivare dove abbiamo messo da questa parte il marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, semplicemente tagliamo un po' di codina più abbondante e con un ago andiamo a chiudere sia la lavorazione che a cucire già questo lato del manico. Quindi io tolgo il marcapunti, entro sul davanti della lavorazione e poi, vedete, faccio così. E adesso questa parte qui andrà cucita. Come ci regoliamo per la cucitura? Allora, noi dobbiamo cucire solo le 13 righe, tirate un pochino il lavoro perché ovviamente la maglia bassissima la tende un pochino a stringere. Adesso noi dobbiamo cucire, scusate, solo le 13 righe della lavorazione. Che cosa faccio io? Conto, guardate, dove ho il punto con nocciolina, siccome l'ultima è stata la maglia bassa, conto 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 dove ho la maglia bassa, che è qui. E qui andate a mettere un marcapunti in modo da capire più o meno dove dobbiamo arrivare per la cucitura. La stessa cosa sarà anche dall'altra parte. Quindi io mi trovo così, vedete, già ho il filo, quindi inizio a cucire e prendo, vedete, la solina esterna di qua, voglio mettermi che vedete bene, poi prendo la solina esterna ed esterna di qua e vado semplicemente a cucire così. Ovviamente se avete un modo di cucire che vi piace di più,
usate quello insomma che preferite. Stendete bene il lavoro e andiamo a cucire. Quando arriviamo al marcapunti lo togliamo e lavoriamo l'ultima parte da questo lato. Ed ecco qui, stendete bene il lavoro, vi raccomando. Ovviamente perciò vi ho detto, quando lavorate non tirate troppo le maglie bassissime, altrimenti poi se tira troppo vi darà fastidio. Io torno un pochino indietro, vedete, come se volessi realizzare un altro punto, e poi entro all'interno della lavorazione, perché dobbiamo sempre nascondere il filo. Quindi adesso sulla parte, vedete, interna, io mi vado a nascondere sempre il filo e poi lo vado a saldare. Quindi andate a fare più, quanto più riuscite a passarlo, e adesso taglio e poi dopo andrò a saldare. Quindi come potete vedere, questa parte qui, vedete, questa qui dove è più larga, quindi l'ultimo aumento, noi la lasciamo aperta, perché così avremo ovviamente più spazio per andare a mettere le cose all'interno della borsa. Se andiamo a chiudere qui avremo veramente pochissimo spazio per infilare le cose all'interno della borsa. Inoltre così possiamo inserire anche una cerniera, quindi avere un pochino di spazio in più. Adesso ovviamente prendete del filo ago e facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Io vado prima magari a bloccare all'interno, lo blocco prima all'interno il filo, possiamo fare così, magari è meglio, così lo salviamo già. Ops, ecco qui, ed ecco qui, e qui lo possiamo già saldare. E adesso ovviamente possiamo cucire, quindi mettete bene il manico, usciamo così, ecco qui, e poi iniziamo, vedete, di fronte e poi nei lati di fronte, e così ovviamente sempre fino ad arrivare alla 13ª riga. Quindi abbiamo detto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, che è la maglia, vedete, bassa. Quindi qui mettiamo il marcapunti, così sappiamo dove ci dobbiamo fermare. Io conto 2 all'altezza del punto con nocciolina, perché calcolo anche la maglia bassa, quindi 2, poi c'è 3 la maglia bassa, 4 il punto con nocciolina, maglia bassa, 6 punto nocciolina, ecco perché faccio 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 righe. Quindi vado a proseguire e completo la cucitura fino al marcapunti. Questo sarà il risultato una volta che abbiamo cucito entrambi i manici. Adesso mettiamo su 15 catenelle, sempre con uncinetto numero 4 e il nostro cordino. Le 15 catenelle corrispondono a 11 cm. Adesso guardate, subito dopo, nella solina esterna, lavoro una maglia bassa in ogni punto. Qui ho la catenella, vedete, io entro nella solina esterna e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, lavoro la prima maglia bassa e poi ne lavoro altri 2, quindi un aumento nell'angolo per girare. Quindi lavoro la seconda e lavoro la terza, in questa maniera qui. Adesso entro in ogni punto della riga da quest'altra parte
e lavoro sempre una maglia bassa in ogni punto. Ora per le principianti potete andare a segnare questi 3 punti che sono i punti dove noi andremo ad aumentare, quindi a fare degli aumenti. Quindi vado a proseguire una maglia bassa fino ad arrivare nell'ultimo punto. Arrivata nell'ultimo punto, anche qui lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse in questa maniera qui. Adesso vado a proseguire sulla prossima maglia, lavoro una maglia bassa e su questa maglia metto un marcapunti che è l'inizio della riga. Ok, e anche su questi 3, scusate, anche su questi 3 per i principianti mettete dei marcapunti perché qui faremo degli aumenti. Ora una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo le 3 maglie basse centrali. Una volta che siamo arrivati, vedete, sulle 3 maglie 1, 2 e 3, su ognuna di esse lavoriamo 2 maglie basse, quindi un aumento 1 e 2, su quella centrale vedete 1 e 2 e di nuovo sull'altra 1 e 2. E così vedete abbiamo allargato ovviamente la lavorazione. Adesso una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo le altre 3 maglie centrali dove lavoreremo anche qui un aumento. Arrivati sui 3 punti, anche qui lavoriamo degli aumenti, 2 maglie basse per ognuna dei 3 punti, quindi 2 sul primo, 2 maglie basse sul secondo e altre 2 maglie basse su questo finale. Adesso tagliamo la nostra codina e andiamo a chiudere la nostra riga. Io lo faccio con l'ago, ma voi potete farlo anche con l'uncinetto. Tolgo il marcapunti. Adesso guardate, salto questo punto, entro sull'altro, entro così al centro e ovviamente poi vado a nascondere il filo all'interno, vedete, della lavorazione. Taglio e saldo, visto che quando parliamo di cordino possiamo saldare tranquillamente con l'accendino. Anche qui dove abbiamo, vedete, questa codina, tagliamo e saldiamo ed ecco che abbiamo realizzato in centimetri 12 per 3 centimetri. A questo punto, per chi ha acquistato il kit, con un po' di filato, vedete, fur, lascio una codina un pochino più lunga e vado a lavorare delle maglie basse, ma le vado a lavorare al rovescio. Quindi vedete, questa è la parte del davanti, io sulla parte esterna mi lego in un punto qualsiasi, non è importante, lavoro una catenella, nel punto dopo lavoro una maglia bassa, in quello dopo una maglia bassa, questo filo lo lasciamo libero, ci servirà dopo, una maglia bassa in ogni punto e così via. Lavoriamo in questa maniera qui perché sull'altra parte, vedete, la lavorazione sarà bella pellicciosa, diciamo, ecco, quindi si vedrà molto più, sarà molto più evidente rispetto, guardate, a dove lavoriamo le maglie basse, che ovviamente andiamo a chiudere i fili all'interno, quindi eviteremo di dover dopo metterci a tirare i fili, invece così non c'è bisogno. Vado a proseguire e dobbiamo proseguire, vedete, per tutto il perimetro fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta che abbiamo lavorato l'ultimo punto basso, semplicemente tagliamo il filo, lo tiriamo in questa maniera qui abbiamo, vedete, l'altra codina
e semplicemente facciamo un nodino a queste due parti insieme, che verranno tirate ovviamente sulla lavorazione, vedete, esterna, cioè quella interna, perdonatemi, questa è la lavorazione esterna, vedete come è venuta bella piena, e questa è quella, vedete, interna, quindi quella che non si vedrà. Praticamente quando apriamo la borsa si vedrà questa parte, la borsa chiusa avrà questa parte, e questo ci servirà, questa codina ovviamente ci servirà per andare a cucire. Anche questa ovviamente poi la andiamo a tagliare, a nascondere e a saldare. Quindi adesso la andiamo a posizionare la borsa. Quindi vedete, una volta che io ho centrato, quindi giusto al centro della mia apertura, qui ho, vedete, un punto nocciolino, quindi salto di 3, 1, 2, 3, e qui inizio a cucire la mia aletta. Quindi guardate, qui ho proprio il centro, semplicemente faccio così, vedete, tolgo il marcapunti e ho centrato ovviamente in questa maniera. E adesso dobbiamo andare a cucire entrando nei punti, quindi cercate di vederli bene, entriamo nei punti e poi all'interno della borsa e andiamo a cucire, vedete, così sopra e sotto. Ovviamente il filo, mi raccomando, andate a nasconderlo sempre all'interno della lavorazione, che poi salderemo sempre con l'accendino. Io lo infilerò all'interno, così vedete, e lo andiamo a nascondere, così non si vedrà. A questo punto andate a cucire una chiusura qui al centro e l'altra ovviamente sulla borsa, in modo, vedete, che poi si chiuda perfettamente. Una volta che abbiamo cucito, ecco il risultato. Adesso prendiamo il manico e andiamo chiaramente, vedete, ad infilarlo e poi anche su quest'altro, sempre alla stessa maniera. Ed ecco qui, aggiustate la parte ed ecco qui, la nostra borsetta è pronta. Io personalmente andrò anche a foderare la borsa, sono ancora indecisa se voglio foderarla con del feltro, quindi una borsa più rigida, o con del tessuto. Per le fodere sul mio canale trovate veramente svariati tutorial e c'è anche una playlist proprio tutorial fodere di borse, per borse, quindi insomma andate a vedere qualora voi volete un'indicazione, insomma una guida per la fodera. Io vi ringrazio sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi proprio al prossimo tutorial.